caro saluto a tutti i lettori di Binomania.it e benvenuti sul canale YouTube ufficiale. Io mi chiamo Piergiovanni Salimbeni, per chi non mi conoscesse sono un giornalista e tester nel mondo degli strumenti ottici e digitali dal 1997 e oggi vorrei parlarvi di un accessorio che per un astrofilo è fondamentale secondo me quanto i pennelli per un pittore, ossia vi parlerò degli oculari. Chi osserva il cielo da tempo lo sa bene, infatti ci si può accontentare di pochi oculari, ma spesso si finisce per custodire vere e proprie valigette dedicate. Proprio per questo motivo oggi vorrei ingolosirvi con un test pratico sul campo dedicato agli oculari Houdini che sono distribuiti da Arte Sky, che quindi ho potuto provare grazie alla collaborazione dell'azienda. Vi anticipo subito che in questa prova ho testato le focali, come vedete, da 20 e 12 mm. Non ho avuto modo di provare tutte le versioni, ma tra poco vi dirò quali sono già disponibili e quali arriveranno nei prossimi mesi. Il prezzo in ogni caso parte da circa 349 euro e la loro particolarità principale è molto interessante. Infatti il progettista dichiara una correzione della coma efficace anche su Newton molto aperti, addirittura fino a F3. Capirete quindi che ero e sono comunque ancora particolarmente curioso di riprovarli anche oggi sul campo. Li ho testati non solo su Newton a corta focale che vedete qui dietro, ma anche su uno spotting scope e su altri telescopi per verificare le loro prestazioni in contesti diversi. L'azienda infatti parla anche di una nitidezza paragonabile a quella di un ottimo oculare ortoscopico e questo quindi meritava secondo me un riscontro diretto. Come sempre nell'articolo completo su Binomania.it troverete sia le caratteristiche tecniche ma anche le impressioni personali maturate durante le mie osservazioni di cielo profondo, osservazione naturalistica, luna e pianeti. Vi invito quindi a leggere l'articolo completo su Binomania.it. Ragazzi, oggi scusatemi per la posizione del microfono, come sentite e vedete sto girando in giardino, quindi ci saranno molti rumori di fondo e questo è l'unico modo per consentirmi di avere un audio sufficiente. Quindi iniziamo tra poco, sedetevi comodi e ci vediamo subito dopo la breve sigla. Per quanto riguarda la costruzione, vi posso dire che gli Houdini da 20 e 12 mm sono oculari, come state vedendo, molto ben realizzati. Infatti i barilotti mostrano lavorazioni precise, probabilmente con macchine CNC, con finitura nera e anche un eccellente annerimento interno. Anche i bordi delle lenti sono anneriti e questa è una soluzione utile per ridurre riflessi e luce parassita. L'estetica comunque è sobria ma accurata, colore nero, abbiamo indicazioni chiare su focali e campo apparente, trattamento fully multicoated e piccoli inserti color ciano, direi un ciano azzurro, che spezzano piacevolmente il design. Al centro poi del barilotto troviamo anelli in gomma zigrinata che offrono un grip eccellente. Io li ho usati in inverno e quindi anche con i guanti pesanti e senza alcun problema. Infine una nota sui formati. Il 12 mm utilizza il classico barilotto da 31,8 mm, mentre il 20 è un 2 pollici, quindi 50,4 mm. E entrambi, come vedete, sono completamente zigrinati per garantire una presa sicura. Anche se non li ho testati su binocoli astronomici, tra poco vi farò vedere una prova rapida con uno spotting scope compatibile e quindi hanno mostrato una versatilità interessante, quindi non solo nell'ambito astronomico ma secondo me anche nell'ambito naturalistico. Adesso entriamo un poco più nel dettaglio della concezione progettuale di questi oculari. Gli Houdini nascono dall'ingegno dell'astrofilo Robert Woodard, che ha confermato di aver utilizzato un software di progettazione avanzato supportato anche, come ormai è prassi, dall'intelligenza
intelligenza artificiale. Tutti gli oculari della serie comunque condividono alcune caratteristiche molto interessanti. Hanno un campo apparente elevatissimo di ben 86 gradi, una estrazione pupillare generosa di 20 mm e un campo piatto privo di distorsioni evidenti, persino, come tra poco vi dirò, su strumenti molto aperti, fino appunto a strumenti pari f3. Il loro impiego principale è chiaramente quello su Newton a corta focale, grazie alla correzione della coma integrata, ma per caratteristiche rese dichiarate, secondo sempre il progettista, possono essere utilizzati senza problemi anche per osservazioni lunari e planetarie con strumenti di media e lunga focale. Inoltre non parliamo di oculari leggeri come un PLOS, abbiamo un trenotico un po' complesso. Per darvi ad esempio un riferimento pratico, il 20 mm pesa circa 570 grammi, mentre il 12 mm si ferma intorno ai 330 grammi. Le conchiglie oculari sono completamente estraibili. Poi un aspetto da considerare l'ingombro. Il 20 mm ha un diametro piuttosto importante, mentre il 12 comunque più compatto, e questo secondo me è un dettaglio da tenere a mente, ad esempio se pensate di utilizzarli con la torretta binoculare. Comunque uno dei punti di forza di questi oculari è la correzione della coma. In passato, quando scrivevo sulle riviste di astronomia, ho utilizzato sistemi dedicati come il Paracore, che funzionano molto bene, ma che erano e sono ingombranti, pesanti e costose. Quindi il grande vantaggio degli Houdini è proprio l'integrazione del correttore direttamente nell'oculare, con un trenotico più leggero e compatto, e questo significa meno peso sul focheggiatore, meno stress meccanico sull'intera struttura del telescopio e oltretutto una maggiore semplicità d'uso. Infatti non serve regolare nulla o adattare il sistema ogni volta che si cambia oculare. Inoltre meno vetro aggiuntivo nel percorso ottico può tradursi almeno teoricamente in migliore trasmissione della luce e soprattutto maggior nitidezza, oltre a un vantaggio economico comunque complessivo. Per quanto riguarda i test pratici, ho utilizzato diversi strumenti. Ho osservato ad esempio con rifrattori di diversa focale, con uno Schmidt-Cassegrain F10 e anche in ambito naturalistico tramite il sistema digiscoping con un cannocchiale da osservazione. Ma la prova più importante è stata quella utilizzando un Newton Skywatcher 4 200-800 aperto F4, grazie alla collaborazione di Auriga che me l'ha gentilmente fornito in visione, proprio per verificare sul campo l'efficacia reale della correzione della coma. Questo Newton è uno strumento relativamente abbordabile, magari ci sarà poi modo di parlarne nei mesi a venire su Binomania. Vi assicuro che comunque abbinato a questi oculari il Newton costa sui 700 euro, può regalare delle visioni veramente eccellenti sul cielo profondo. Tra poco vedrete i miei reportage pratici. Nel prossimo segmento quindi passiamo alle impressioni osservative vere e proprie. Per rendere il test completo, quindi ho voluto fare anche una comparativa diretta con altri oculari che utilizzo abitualmente. Non mi sono quindi limitato a provare gli Houdini sui telescopi, ma li ho messi a confronto anche con alcune focali di riferimento che conosco molto bene. In particolare ho utilizzato, non so se lo vedete adesso, è montato qui dietro sullo Zeiss, un Docter UWA da 12,5 mm che come sapete è un oculare di altissima qualità, dal costo nettamente superiore agli Houdini, e utilizzato di concerto e comunque di origine con un binocolo, quindi a focale molto aperta. Inoltre l'ho testato con oculari ortoscopici tipo Takashi Bader e sulla torretta multiaccessori della Takashi. Quindi questo tipo di confronto, come tra poco vi mostrerò, è servito soprattutto per valutare anche il comportamento nell'ambito planetario e naturalistico, oltre che nel Deep Sky. Ovviamente non era possibile mostrarvi nel video ogni singola prova effettuata, altrimenti il tutto sarebbe diventato interminabile. Quindi ho selezionato le clip più significative. Oggi faremo qua proprio il test naturalistico e spero che potrete comprendere davvero il carattere di questi oculari. Poi nell'articolo su Binomania trovate approfondimenti completi con tutte le mie impressioni con tutti i telescopi. Direi quindi ragazzi di passare prima di tutto alla prova di giorno con lo Spotting Scope Zeiss Diascope 85, la fluorite, che accetta oculari astronomici con barilotto da 31,8 mm. Poi questa sera vi farò vedere ancora quanto percepito durante le sessioni astronomiche. Iniziamo! Allora, prima prova con oculare Houdini 12 mm su Zeiss Diascope 85 FL.
non c'è aberrazione cromatica, perdita ai bordi è irrisoria, l'unica percezione è quella della cromatica laterale. Stessa inquadratura con l'oculare della Docter. Calcolate che ovviamente stiamo parlando di un 12 mm contro un 12,5 della Docter. Si fa molta fatica a trovare l'estrazione pupillare, comunque è giusto per farvi vedere. Allora, calcolate che ho notato differenze minime nella percezione dei colori, sono nitidi almeno di giorno entrambi allo stesso modo. Forse nel Docter si nota una leggerissima inferiore aberrazione cromatica laterale, però stiamo parlando di un prodotto che adesso non so neanche quanto costi, ma dovremmo essere forse sugli 800 euro. Classica inquadratura naturalistica con il Docter tenuta sempre a mano libera, quindi scusatemi, e come vedete in questo caso, grazie anche agli obiettivi e alla fluorite dello Zeiss Diascope, l'immagine è da manuale. I bordi tiene molto bene il Docter, che è un oculare secondo me da riferimento, e adesso proviamo con l'Houdini. Prova con oculare Houdini, sempre appoggiando a mano libera perché non ho raccordi specifici. Vedete che comunque le prestazioni sono ottimali, è bello nitido, contrastato. Poi ci sarà modo di vedere il test nell'osservazione lunare planetaria con controoculari ortoscopici con un rifrattore che definisco ottimale per questo genere di osservazioni. La vignettatura è colpa mia perché non riesco ad appoggiare alla perfezione, vedete? Ragazzi, questo è il bello proprio di fare le prove pratiche sul campo. Come avete visto abbiamo mostrato due test con l'iPhone molto rapidi in comparativa con l'oculare della Docter, e vi devo dire che fino a 35-40 metri di distanza l'oculare mette a fuoco con questo telescopio. Tendenzialmente le immagini che mostra sono comunque molto nitide e contrastate, con un ottimo campo piatto anche al bordo. C'era solo una leggera, come vi ho anticipato, presenza di maggiore aberrazione cromatica laterale rispetto al Docter, di cui però devo fare una rettifica. Io ricordavo una cifra sugli 800 euro per acquistarlo. Attualmente il prezzo ufficiale della Noblex che lo vende, quindi marchiato Noblex, è di 1299 euro, quindi penso che sia anche abbastanza assurdo fare un confronto del genere, però senz'altro la differenza minima di prestazioni non vale la differenza gigantesca di prezzo. Adesso stavo compiendo delle osservazioni verso le Alpi e quindi all'infinito, e vi devo dire che purtroppo con l'adattatore della Baader non raggiunge il punto di fuoco. Ho provato a togliere l'adattatore, ma anche senza adattatore, provando comunque ad appoggiare la lente dell'oculare insomma in maniera perfetta rispetto all'uscita del telescopio, vi devo confermare che purtroppo non mette a fuoco. E questo che cosa comporta? Che bisognerebbe verificare le prestazioni di tutte le focali sui binocoli angolati, perché comunque dipende dal binocolo e dalla sua escursione della messa a fuoco. Quindi mi aspetto successivamente che molti di voi mi chiederanno di fare un test sui binocoli angolati, e quindi vi do già una risposta positiva, ragazzi. Insomma, farò il possibile per compiere il test per verificare l'osservazione all'infinito con i binocoli, perché almeno con questo spot and scope l'infinito non sono riuscito a raggiungerlo. Ci vediamo questa sera per la prova pratica sul campo, che per me è la terza, ma vi farò vedere qualche clip utile. A stasera. Sto osservando la luna da un quarto d'ora, ok? Scusate che appoggio la pulsantiera, intervallando le varie coppie d'oculari. Quindi abbiamo l'RKE, abbiamo in questo caso l'Houdini, un Baader Genuine e un Takashi ortoscopico. Osservando nell'Houdini vi devo dire che la prima cosa che balza agli occhi è praticamente il campo di vista, che è pari al doppio degli altri oculari ortoscopici. Negli altri ortoscopici abbiamo un plato, un gassendi al centro del campo, e nella parte esterna abbiamo il sinus iridum complato, e mentre all'interno dell'oculare dell'Houdini abbiamo totalmente la luna
con tantissimo altro campo al bordo. A livello di nitidezza vi devo dire che sulla luna, che è altamente contrastata, non trovo grosse differenze. Forse il RKE, che come vedete devo estrarre leggermente il fuoco, pare leggermente più contrastato, però tendenzialmente sembra anche meno luminoso, il che è incredibile perché l'Houdini ha una mole notevole di lenti, quindi questo potrebbe dipendere anche dal fatto che inquadrando tutta la luna dà una parvenza di maggiore luminosità. Direi che non noto differenze da farmi preferire veramente gli ortoscopici nell'osservazione lunare, e come contrasto siamo abbastanza simili tra tutti. Forse il Takahashi da 12,5, l'MC Abbe, pare leggermente più contrastato, c'è anche da dire che comunque è un 12,5, quindi ingrandisce leggermente meno. Invece, scusate, ma ho le mani completamente ghiacciate, invece l'Houdini risulta decisamente più comodo, perché con l'estrazione pupillare, la grande lente di campo che vi faccio vedere, vedete che l'oculare comunque non si appanna mai. Inoltre ha questo campo grandissimo che consente di ottenere il medesimo ingrandimento sulla luna e le medesime prestazioni per nitidezza e contrasto. Ha un'ottima neutralità dei colori, me l'aspettavo più caldo, in realtà è risultato più caldo il vecchio Baader. Poi come tonalità di colori più calda abbiamo l'RKE. In sintesi, nitidezza e contrasto abbastanza similari, forse il TOA, forse l'MC Abbe della Takahashi è leggermente più contrastato, come nitidezza sulla luna non vedo grandi differenze, vince il Houdini per campo di vista, comodità per l'estrazione pupillare elevata e per una lente di campo che praticamente non mi si è ancora appannata, o se si appanna basta che scosto comunque il viso e si disappanna in maniera più rapida rispetto, guardate qua, ai diametri forniti dai piccoli ortoscopici. Adesso passo a fare un'osservazione su Giove con gli stessi oculari, vi do le mie impressioni e dopo vediamo, appena spero si apre il cielo verso le 11 di sera, di terminare la prova con almeno il Newton aperto F4, perché questa sera non penso che ci saranno le condizioni per consentirmi di provare altri 3 telescopi, tuttavia li ho provati nelle settimane passate, quindi vi potrei dare le mie opinioni a riguardo. A tra poco. Ragazzi, sto cercando di farvi vedere la luna, calcolate che sto tenendo il telefono con le dita sull'oculare perché non ho adattatori specifici. Comunque spero che vediate il grandissimo campo di vista, la tonalità molto neutra dei colori, quelle sbordature che state notando adesso è perché si sposta leggermente in asse lo smartphone per colpa mia. Ecco, tanto per fare un paragone, questa è la finestra, ok? Chiamiamolo il cerchio d'immagine dell'RKE, ok? Avete presente? Quindi spero che riusciate a comprendere la differenza tra un oculare ortoscopico e un grandangolare. Ricominciamo le osservazioni, vi faccio vedere, ho già rimontato il Newton. Tra le altre cose ho controllato la collimazione, ho dato una leggera ritoccatina e possiamo cominciare a osservare. Quindi qua abbiamo l'Houdini da 20 mm, ho voluto portare fuori di nuovo il Noblex Doctor da 12,5, l'Houdini da 12. Non ho purtroppo oculari da 20 mm e quindi vi dovete accontentare di un LV wide della Vixen, giusto per vedere un attimo la correzione del campo. Quindi, come vi avevo accennato, io ho utilizzato questi oculari con un rifrattore 150 f15 della Celestron, classico doppietto cromatico di fattura economica, poi l'ho utilizzato col 128 e con altra strumentazione. Adesso devo bilanciare il tutto.
quindi vi lascio un attimo, ribilancio il tutto e poi vi do le mie primissime impressioni, ragazzi, con il Newton aperto F4, perché questa prova non l'ho ancora fatta e la facciamo insieme. Allora ragazzi, io ho compiuto la primissima osservazione con il Newton fornito gentilmente da Skywatcher, che è il 4200P. Vi ricordo il prezzo, siamo sui 700 euro. Ovviamente questa sera c'è una luna quasi piena, quindi oltre Gassendi non è possibile fare paragoni per quanto riguarda l'osservazione ad esempio delle galassie. Per il contrasto però ho utilizzato la cintura di Orione, le Pleiadi e le Iadi per verificare la correzione della coma. Vi devo dire che con il telescopio Newton discretamente collimato la resa al bordo è quasi perfetta, nel senso che ho notato forse qualche piccola, chiamiamola, deformazione stellare verso il 5% dal bordo del campo, quindi tra il 93 e il 95% ho iniziato a notare una piccola differenza di puntiformità stellare. Quindi nella maggior parte del campo, almeno nel caso di questo F4, devo dirvi che abbiamo un'ottima correzione, soprattutto perché ad esempio adesso ho provato un LV wide, seppur sia un 22 mm, e vi devo dire che si notava già la coma verso il 70%, quindi è senz'altro uno strumento, un oculare che si può utilizzare senza dover necessariamente inserire un correttore. Posso andare soltanto a memoria. Ricordo che all'epoca, quando provai gli oculari Tele-V con il correttore Paracore, mi è sembrato di percepire delle similitudini. All'epoca forse utilizzavo un telescopio della Vixen e questo Skywatcher è di ultima produzione, però la piacevolezza nell'utilizzo di questo oculare è ottimale. Poi in più abbiamo la luminosità di un 20 cm che senz'altro in presenza di luna nuova e sotto cieli più bui performerà anche per quanto riguarda la luminosità. Colgo anche l'occasione per dirvi che il mio test effettuato con il rifrattore 150 f5 aveva già evidenziato l'assenza di ulteriori aberrazioni. L'unica cosa che forse ho notato è un pochino di cromatica laterale, che avevo già visto oggi, se vi ricordate, nell'osservazione visuale diurna, però nulla che vada a inficiare poi la piacevolezza della visione. Quindi senz'altro il 20 mm vi direi che è senz'altro promosso. Adesso faccio l'ultimo test con il 12 mm, magari paragonandolo con il Docter, ok? Adesso ho fatto una comparativa neanche troppo serrata e neanche troppo lunga. Come vedete ho qui con me il costosissimo oculare Docter UWA da 12,5 mm che, vi ripeto, costa 1299 euro, e ho utilizzato l'oculare Houdini da 12 mm, sempre più o meno sugli stessi soggetti inquadrati con il 20 mm. Se questa mattina, utilizzando con lo Zeiss Diascope entrambi, non notavo differenze evidentissime per quanto compete alla curvatura di campo, il contrasto, la nitidezza e la resa dei colori, vi devo dire che nell'osservazione delle stelle con un Newton veloce l'oculare della Docter necessiterebbe di un correttore di coma. In questo frangente ho preferito senz'altro l'oculare da 12 mm della Houdini, che attualmente mi è parso anche migliore, come spesso capita quando si, diciamo così, scende di focale e aumenta l'ingrandimento a livello di resa ai bordi, quindi l'ho trovato ancora più performante rispetto al 20 mm. Siamo a circa 60x e concede un'ottima visione, quindi in definitiva direi che adesso l'ideale sarebbe passare rapidamente alla sintesi dei pregi e dei difetti. Allora ragazzi, spero riusciate a vedermi. Tra i pregi direi senz'altro il rapporto prezzo-prestazioni, perché comunque a questa cifra è veramente impossibile attualmente trovare degli oculari con correttore di coma, della coma integrato. Inoltre la costruzione è ottimale, ve l'ho detto prima, l'ho già anticipato, troverete maggiore descrizioni, diciamo così, all'interno dell'articolo scritto. Il campo apparente è comunque perfetto per le osservazioni a grande campo,
risulta ben sfruttabile con rifrattori tipo il Takashi FS 128, che è un semplice doppietto, ma F8 avevamo una correzione e una puntiformità incredibile. Performa anche molto bene nell'osservazione planetaria, tanto bene che comunque alla fine ormai con gli ultimi oculari, diciamo così, con treni ottici complessi ma con grande campo, vado a prediligere rispetto agli ortoscopici. Ad esempio questa sera con questo freddo, non so se notate, si è appannato raramente quando si appannavano entrambi e si disappannavano subito. Oltretutto l'oculare da 12 mm ha una lente di campo, spero riusciate a vederla, che è più grande rispetto a quella del 20 mm, quindi molto comodo da utilizzare anche se voleste guardare la Luna e i pianeti con le montature altazimutali. Per quanto riguarda la sfida comparativa su Giove, certamente avrei dovuto beneficiare di oculari più di corta focale che dessero maggiore ingrandimento. Quello che ho visto che in quel frangente forse è leggermente indietro i migliori ortoscopici, che paiono un poco più nitidi, un poco più contrastati e che forniscono un'immagine un po' più sferica, diciamo così, del pianeta. Però, visto tutto quanto poc'anzi evidenziato, onestamente, a meno di essere esigentissimi osservatori planetari che guardano in visione diretta anche senza i prismi diagonali, io direi che è un prodotto veramente da utilizzare. Il 20 mm mi ha stupito perché comunque paragonato al Vixen LV Wide con il Newton veloce ha fornito una resa veramente ottima, quindi è un qualcosa in più per l'appassionato di osservazioni con Newton veloci, perché può beneficiare di un campo che sono un po' pignolo, non definirei completamente corretto fino al bordo, ma comunque poco ci manca. Tra i due performa meglio in questo frangente, ma è normale, nella correzione della coma il 12 mm. Per quanto riguarda invece i difetti, onestamente non ne ho trovati, nel senso che l'unica cosa, ad esempio, che ho appurato che con questo Newton, con questo focheggiatore, è necessario utilizzare un tubo di prolunga, quindi va un po' a perdersi quanto citato dal progettista quando dice che il treno ottico e la lunghezza è un poco più compatta. Senz'altro potrebbe essere più compatta magari di un Tele-Vue col Paracore, però non so se poi in realtà il Tele-Vue col Paracore va a fuoco senza prolunga da 2 pollici, quindi questa è una questione che potranno magari rilevare degli astrofili che acquisteranno o che possiedono entrambi gli oculari. Per il resto, attualmente l'altro difetto, che poi non lo è perché comunque, come abbiamo visto, stanno per presentare nuove focali, è per ora una scarsità di focali, quindi arriveranno altri 2 oculari e dovrebbe essere presentato anche una bella lente di Barlow. In sintesi, ragazzi, non vorrei tenervi troppo anche questa sera, vi direi che il progettista degli oculari Houdini ha veramente azzeccato il progetto ottico, è riuscito con una cifra che io definirei irrisoria per le prestazioni che dà a fornire degli oculari ottimi per i possessori di Newton a corto fuoco. Io l'ho provato con un F4, bisognerebbe vedere come performa con un F5. In ogni caso con un F4 l'immagine è veramente un passo avanti rispetto ad altri oculari grandangolari senza correttore della coma. Si sfruttano molto bene per l'osservazione lunare, soprattutto gli oculari da 31 con barilotto da 31,8 mm. Lascio una riserva per l'utilizzo con i binocoli astronomici angolati. Vi posso confermare che oggi ho sentito comunque Kevin Busarov di Oberwerk e Luca Seveso di Arte Sky che oltre a distribuire gli oculari Houdini distribuiscono Oberwerk, e quindi tendenzialmente a breve dovrei provare ancora dei binocoli angolati della Oberwerk e potremmo fare questo test, quindi vi aggiornerò in merito. Per il resto, ragazzi, onestamente non trovo difetti, ha una gamma di oculari, qui ne vedete soltanto 2 per ora, che si sono dimostrati realmente performanti, soprattutto per gli appassionati delle osservazioni del cielo profondo. Io termino qui, spero di essere stato abbastanza esaustivo, certamente si potevano fare tante altre prove, ma come sapete il tempo è tiranno, ci sono tante altre recensioni da fare e purtroppo non posso permettermi di darvi recensioni dopo un anno di esperienza.
Vi invito a visitare come sempre il sito web di Artesky. Ringrazio Luca, Stefano, Alessandro perché mi hanno lasciato questi oculari in visione veramente per molto tempo, e come sapete quest'anno tra condizioni meteo, bronchite e problemi familiari comunque ho prodotto la recensione finalmente, ma proprio dopo un anno, perché sono arrivati mi pare all'inizio di dicembre del 2025. Quindi grazie ancora a loro. Fatevi un giro sul sito Artesky, dove potete sia visionare le caratteristiche che acquistare anche gli oculari Houdini. Io vi aspetto come sempre su questo canale, ci vediamo anche sul sito ufficiale binomania.it, dove vi ricordo è presente una recensione molto più approfondita, spero, con altri dettagli. E da quest'anno volevo anche informarvi che ho aperto Binomania Inside. È uno spazio dedicato per gli abbonati che con una cifra irrisoria, direi qualche caffè al mese, hanno la possibilità di vedere il dietro le quinte, come si formano comunque le recensioni, comparative che non presenterò sulla parte gratuita di Binomania, insomma tanto altro ancora. Vi lascio il link qui sotto, quindi mi raccomando ragazzi, se volete sostenere la mia attività di tester giornalista indipendente, abbonatevi a Binomania Inside. Vi aspetto anche sul gruppo Facebook Passione Telescopi e sul mitico forum di Binomania aperto dal 2010. Un caro saluto da Piergiovanni Salimbeni, dal cane del vicino e dagli oculari Houdini. Ciao ragazzi e cieli sereni a tutti quanti.